Ja, buonasera a tutti. Complimenti all'altra squadra for the deserved win. They came to play. I thought my team. We came to play too. I liked our energy, but it wasn't there for, let's say, for 40 minutes. But I liked in the fourth quarter. Once we were down. Well, we were down like 13 points or something. Then it's easy to quit. Then you lose by 20, 22 points. But that's not who they are. They gave it a really good fight. We came back to single digits. I think we came back to 3 possessions, like 7 points or something. So really proud for that. It just that cost them a lot of energy, obviously. But on to the next one. I like too that we had 5 guys in double figures, one guy then even with 9, so we almost had 6 guys in the double figures. I think that shows, that we did a good job, playing without Marcus and finding, like let's say the go-to guy. Like everybody was out there trying to, make up for Marcus's loss, and I think they did a really good job. Unfortunately, it wasn't enough for the win today. Complimenti a Pesaro innanzitutto, penso che abbiano meritato di vincere la partita. Però ai miei giocatori posso rimproverare poco, perché anche quando eravamo sotto di 13, per esempio alla fine del terzo quarto, gli ho chiesto di spingere comunque, di cercare di rientrare, e quindi siamo anche riusciti a rientrare a volte anche a -7. Poi chiaramente non è stato sufficiente per poter vincere la partita, però abbiamo messo molta energia, ci siamo buttati sui palloni vaganti. Abbiamo avuto 5 giocatori in doppia cifra e uno con 9 punti, quindi questo vuol dire che hanno sopperito all'assenza di Marcus King, che è il giocatore, diciamo, il go to guy, il giocatore di riferimento per risolvere magari qualche situazione estemporanea. E niente, adesso guardiamo avanti e pensiamo alla prossima. Come mai nei primi 2 quarti la scelta di giocare con dei quintetti spesso magari molto piccoli, con 4 esterni e un centro solo, era per limitare la loro bravura sugli esterni, forse ancora delle che hanno fatto una grande partita? In the first 2 quarters, we played for perimeter players, for small players, and one big man. Was that to try to stop their skills in the perimeter players like Lambert and Sanford? No, not really. Justin, because you're then obviously speaking about the situation when Justin hit the 4. Justin has been playing the 3 and the 4 for us. That's what we do. We obviously don't have the deepest team, so there's going to be periods out there where we're going to play with Justin at the 4 and we'll play a little bit smaller. But I think actually Justin can play that role for us because he's physical. He can stretch the floor. He's a good rebounder. So it's just something that we do. Like I'm not trying to adjust too much to the opponent. Definitely in a situation where you don't have a lot of guys, you can't adjust too much. You just have to do your thing really well, and that's also what I actually at the end in believe. Quella scelta non è stata fatta per contrastare quello che gli avversari mettevano in campo come formazione, che comunque eravamo corti. Reyes è un giocatore, Justin è un giocatore che può giocare anche nella posizione di 4 perché è molto forte fisicamente, lo ha già fatto tante volte sia in partita che in allenamento, è un buon rimbalzista e poi in attacco può allargare il campo, per cui non è stata una scelta conservativa in quel senso, ma è proprio un nostro assetto che vogliamo cercare di utilizzare. A volte lo usiamo anche quando abbiamo tutta la squadra al completo, a volte come oggi magari è stata più un discorso avevamo meno giocatori da mettere in campo, però è stata una scelta proprio della nostra squadra. Coach, la partita probabilmente è scappata sul finale del terzo periodo, quando loro hanno fatto un parziale di 11-0, avevate ancora 3 time out, non era forse il caso di provare a interrompere subito il resto del difesa in quel momento? At the end of the third quarter they had a 11-0 run, so we had still 3 timeouts available. Was not the case to try to stop them in that moment.
Yeah, no, I agree. I could have taken a time out there. Maybe to stop that run. But we do a lot of drills where we go 1 minute and we really play our basketball. So I was believing that we would, like, let's say, play the 1 minute murder ball. And try to get the momentum back to our side at the end of the third quarter. That didn't work. Looking back to it, I would have taken a timeout. Would have changed the outcome of the game. I don't know. Sì, in effetti potevo chiamare timeout per cercare di fermare quel loro momento favorevole, però anche in allenamento noi abbiamo anche delle situazioni in cui cerchiamo di giocare l'ultimo minuto, un minuto in una certa maniera, cercando magari di fare dei tiri più veloci per cercare di ridurre in questo caso lo svantaggio. È chiaro che adesso, guardando indietro a come è andata la partita, sì, magari ci stava anche chiamare un minuto, però questo non abbiamo la controprova che poi possa essere stata una cosa decisiva. La scelta nell'ultimo quarto, coach, di giocare con Paul Detensai, Brizzi, magari a discapito di Reyes e Vin, come mai? E comunque poi è stata in parte anche vincente, perché la squadra ha ottenuto molta verve, molta energia da questi due. You're talking about the last minutes of the game, why we played with Yes, Librizzi? yeah. Well, I felt that we were actually going on a run with Librizzi, with Joe, and with Thomas at the 1-2-3. We were down whatever, so I kept that lineup out there basically till the end of the game. And that lineup got us back in the game. You can see with Librizzi, we were +1 in 21 minutes. So when him on the court, we were winning. That was just, again, like, I'm trying always to coach the game, and it was working, in my opinion. But in general, I think we got to give the team also a big compliment. We had, 15 offensive boards. We only had 6 turnovers, and we were missing a point guard. And we had a lot of sick players this week. It was not the most easy practice week for us. So I gotta give the team just a really good compliment that they came out and took care of the ball. They fight their asses off. I wish we did it for 40 minutes consistent. But it's basketball. And that's we have to try to do that next week in Milan. Sì, in effetti quel quintetto che è stato in campo verso la fine stava producendo abbastanza, ero contento di come la palla si muoveva, di come influiva il gioco, per cui ho preferito andare avanti e sfruttare quel momento con i giocatori che erano in campo. Devo comunque dare credito alla squadra, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo avuto anche 15 rimbalzi offensivi, soltanto 6 palle perse, e comunque ci mancava un playmaker. E poi abbiamo avuto una settimana abbastanza travagliata, come allenamento, non è stata la miglior settimana da quando sono qui, e quindi niente, devo comunque essere contento di quello che abbiamo fatto, e adesso niente, andiamo avanti, pensiamo alla prossima partita a Milano.